Salve a tutti, ben arrivati su Italy Rocks. È da circa un anno che questo canale YouTube vi offre tutta una serie di utilissimi aiuti linguistici che vi serviranno nel vostro familiarizzare con la lingua italiana parlata ad ogni livello voi siate. Io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Siete pronti per il quarto scontro di titani? Questa volta però lo scontro sarà un pochino differente dal solito. Infatti non mi limiterò a presentarvi una sola coppia di contendenti come ho fatto nei precedenti 3 video della serie, ma metterò a confronto differenti sostantivi il cui significato dipende dal genere grammaticale. Sì, è proprio così. Infatti qualche sostantivo cambia di significato quando è declinato al maschile oppure al femminile. Ne vedete i più importanti nelle 2 liste sul vostro schermo. Mi pare di sentirmi chiedere: ma Giulio, quanto è importante per noi poveri studenti conoscere queste differenze? Purtroppo la risposta è che sapere il significato e il relativo genere di alcuni sostantivi è di vitale importanza. Vi do subito un esempio. Tutti conoscono il significato del sostantivo femminile la pizza, ma quanti di voi, per esempio, sanno cosa il corrispondente sostantivo maschile, il pizzo, significa? Restate fino alla fine, mi raccomando, perché in chiusura vi darò la risposta. Volete conoscere qualcuno di questi sostantivi, dispettosetti? Sì? Benissimo, senza indugio alcuno andiamo a incominciare. Subito dopo la sigla, però. Per ragioni di tempo e quindi per contenere la durata di questo video, voglio trattare in dettaglio solamente 5 coppie di parole italiane che sono, le più frequenti e le più utili per voi da imparare bene. Vediamo ogni coppia separatamente. Il regolo, maschile singolare, è uno strumento di misurazione usato da personale addetto all'edilizia, per esempio muratori, imbianchini, geometri, ingegneri usano il regolo per fare delle misurazioni di diverso tipo e fine. Per esempio, il muratore ha usato il regolo per costruire questo muro. La regola, femminile singolare, invece è un sistema di condotta universalmente riconosciuto come valido da una collettività. Possibili sinonimi potrebbero essere principio, norma, condotta. Molto spesso la regola è usato al plurale quando viene usato come sinonimo di condotta. Ecco un esempio per voi. Carletto, sai bene quali sono le regole? Seguile. Passiamo alla seconda coppia di sostantivi. Il punto ha una moltitudine di usi e significati in italiano, quindi ho deciso di darmene 2 che penso siano i più utili per voi da aggiungere al vostro lessico personale. Primo significato: stabilire la posizione di qualcosa oppure qualcuno nel tempo e nello spazio. Per esempio, potrebbe essere un veicolo in panne su di una mappa per chiedere soccorsi. Un esempio: Mara, dimmi il punto dove hai lasciato la macchina in panne. Secondo significato: il punto si usa moltissimo per fare un riassunto oppure un riepilogo di una certa situazione, come nell'espressione fare il punto della situazione.
Molto diverso il significato del sostantivo femminile, la punta, che indica la parte acuminata, appuntita di un attrezzo, di un'arma oppure di un qualsiasi oggetto che abbia una parte aguzza. Per esempio, la punta della freccia ha colpito il bersaglio. Ogni membro della prossima coppia che presenterò ha usi e importanza del tutto equivalenti. Vediamoli. Il pianto è manifestazione di una forte, violenta commozione oppure anche di dolore che si mostra molto spesso con lacrime, gemiti e lamenti. Per esempio, il pianto inconsolabile di una madre. Il sostantivo femminile la pianta, invece, è termine generale per descrivere ogni organismo vegetale vivente. Per esempio, una pianta perenne sempreverde. Rimaniamo ancora un attimino nel mondo vegetale e vediamo il significato del sostantivo di genere femminile della seguente coppia. La foglia, che rappresenta esattamente ogni organo preposto alla respirazione della pianta. Per esempio, la foglia di acero è sulla bandiera canadese. Il corrispondente sostantivo maschile, il foglio, invece, ha come significato principale quello di rappresentare ogni pezzo di carta rettangolare di vario formato. Per esempio, Sandro, la stampante non ha più nemmeno un foglio. La prossima coppia potrebbe generare confusione, ma andiamo per gradi e cominciamo a vedere il significato del sostantivo maschile il dato. In italiano questo sostantivo rappresenta ogni elemento, ogni informazione riguardante qualcosa oppure qualcuno. Un esempio: ogni dato è stato inserito nel sistema. Ora, in italiano, il membro di genere grammaticale femminile singolare è la data, che invece è un'indicazione temporale in cui un fatto è accaduto oppure si prevede che debba accadere. Un esempio: Mara, qual è la data della tua visita medica? Purtroppo, nella mia esperienza di insegnante di italiano conversazionale per studenti anglofoni, ho sempre avuto enormi difficoltà a spiegare il significato di la data in italiano. Questo perché la lingua inglese usa data per riferirsi a elementi e informazioni concernenti qualcosa e, come sapete benissimo, viene usato al plurale. Ma allora che si deve fare? In altre parole, come ci si può ricordare della differenza semantica legata inseparabilmente al differente genere grammaticale in italiano? Come possibile via d'uscita vi consiglio di seguire questa regola. Imparate ogni sostantivo con il corretto articolo determinativo, esattamente come io vi ho presentato ogni sostantivo in questo video. Ora mi pare di sentirmi chiedere: ma Giulio, quanto è veramente importante e necessario conoscere queste differenze? Il punto di tutta questa presentazione è che bisogna fare molta attenzione alla scelta e soprattutto alla corretta pronuncia delle vocali finali quando si parla italiano. Vi ripeto ancora una volta, le vocali finali sono importantissime nella lingua italiana, soprattutto in quella parlata. Ho un ultimo consiglio per voi. Il femminile di praticamente tutte le parole che vi ho illustrato oggi è quello con il significato più comune, che vi potrà essere più utile, perlomeno all'inizio del vostro viaggio, in una lingua che non è facile, ma una volta padroneggiata vi darà anni e anni di grandissime soddisfazioni personali.
Vediamo adesso di rispondere alla domanda che vi avevo fatto durante l'introduzione. Che significa il pizzo? Esistono tantissimi usi di questo sostantivo maschile, ma ve ne do i due principali. Primo, il pizzo è ogni tessuto leggero e trasparente, intessuto all'uncinetto oppure usando il tradizionale tombolo. Il pizzo ha motivi ornamentali regolari e viene spessissimo usato come guarnizione di tende, tovaglie e biancheria intima femminile. Secondo significato. Il pizzo è un tipo di barba a punta sul mento e rasata sulle guance dei maschietti. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!